Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche e lavorative per il primo semestre del 2024. Ok. Abbiamo la carta della giustizia, amici del cancro. Quando c'è la carta della giustizia si parla di un mettere in equilibrio, mettere in regola, regolarizzare, riequilibrare, aggiustare, dare un... come vi posso dire? Dare una regola nel senso di seguire le regole. È una carta che parla anche di giustizia divina, molte volte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non vi risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Va bene, andiamo a vedere. Ok. Abbiamo un re di bastoni, 4 di spade, 3 di coppe, fante di denari, sole, asso di denari e fante di bastoni. Che interessante, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi alla fine farò la distinzione tra occupati, disoccupati, autonomi, investimenti, soldi e via dicendo, ok? Quindi andiamo a vedere come un movimento energetico all'inizio e dopo settore per settore. Allora ragazzi, partiamo da questo re di bastoni. Può fare riferimento a una figura di potere intorno a voi o magari siete anche voi. Nel caso ci fosse un'azienda familiare si potrebbe trattare di un padre. C'è comunque qualche cosa da dover gestire nel primo semestre del 2024 in relazione a quello che, diciamo, avete già costruito, in relazione a quello che avete già messo in piedi. Devo dire che con questo 4 di spade è come se ci fosse un momento, diciamo, di stanchezza dove avete bisogno di recuperare le forze. Però comunque proseguiamo con un 3 di coppe, quindi con dei festeggiamenti, con dei risultati che sono stati raggiunti. E il fante di denari mi dice che ragazzi qui inizia qualche percorso nuovo, anche perché anche qui avete un asso di denari. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo re di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e la luna. Quindi sì che può far riferimento a qualche cosa che avevate già in marcia. È come se ci fosse una sorta di impazienza. Mi viene da dire per un qualche tipo di risultato, obiettivo, sogno anche per qualcuno. Comunque abbiamo la carta della luna. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un fante di spade e un diavolo, ragazzi. Qui c'è bisogno di riprendersi da una situazione che vi sta costringendo, vi sta chiudendo, vi sta facendo implodere.
Qui devo dire che tra il fante di spade e il diavolo ci potrebbe essere qualcuno che nel primo semestre del 2024 tenti di manipolarvi, diciamo nell'ambito lavorativo, perché questo è il settore. Però fate attenzione perché, vi dirò, ci potrebbe essere qualche persona intorno a voi che tenti di manipolarvi per questioni di denaro. Adesso poi ci arriviamo dopo, però ve lo do come spoiler, come anticipazione. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni che rivediamo qui. Un papa. E un 3 di bastoni. Guardate, vi dirò che questo 3 di coppe e il fatto che ci sia questo festeggiamento può essere fortemente legato a un contratto che firmerete, e tenete presente che avete anche la giustizia, quindi sì che ci saranno dei contratti nuovi nel primo semestre del 2024. Vediamo anche questo fante di denari, che è proprio una carta di nuovi inizi, è un nuovo percorso. Andiamo a vedere il fante di denari. Ecco, infatti abbiamo un fante di coppe e un asso di coppe. È proprio un qualche cosa di nuovo. Abbiamo un asso di coppe, può essere, diciamo, lo sento molto come l'entusiasmo per un nuovo progetto. Potrebbe anche essere che qualcuno vi fa un'offerta, ragazzi, potrebbe essere qualcuno dei vostri amici che vi fa un'offerta, che vi fa una proposta, magari di trasformare un vostro hobby in un lavoro, come se ci fosse qualche idea innovativa, ok? Però ecco, fate attenzione in quel caso lì perché, ehm, come dire, le cose sono ancora un po' acerbe. O l'idea è ancora troppo abbozzata, oppure è come se ci fosse da concretizzare di più la cosa su carta prima di partire a investire o prima di comprare la strumentazione. Insomma, fate tipo un programma e vedete quali sono effettivamente i pro e i contro di questo nuovo progetto, di questa nuova idea, insomma. È un po' come se vi dicessero di non essere troppo ingenui, troppo aperti, senza calcolare i pro e i contro, ecco, di questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il sole. 3 di coppe e l'appeso. Ma guardate ragazzi, perché ho il 3 di coppe anche qui e ce l'ho pure qui. Io ho forte questa sensazione di una collaborazione, di qualche nuova questione con qualche amico, con qualche conoscente di lunga data, come se ci fosse appunto questa proposta, questo nuovo inizio. E poi avete anche un asso di denari. Andiamo a vedere l'asso di denari perché qui con l'appeso qualche cosa si sblocca. Cioè, vi dico, e guardate un altro asso di denari, ho come la sensazione che qui arrivi un risultato che voi non vi aspettate, che sia più grande di quello che in realtà possiate aspettarvi con questa, diciamo, nuova collaborazione. Vi dico, per qualcuno ho come la sensazione che ci sia una situazione affettiva legata al lavoro, ovvero, siccome abbiamo 2 3 di coppe, c'è il diavolo, c'è il papa, ho come la sensazione che qualcuno qui stia soffrendo letteralmente al lavoro perché c'è questa situazione romantica in piedi, ehm,
che in realtà non è proprio del tutto lineare, mi verrebbe da dire. Però ritornando alla parte un po' più concreta, andiamo a vedere ancora il fante di bastoni così poi vi faccio il riassunto. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e il mondo. Che interessante. Allora, il fante di bastoni è una carta sempre di grande, grande entusiasmo, eh. Devo dire che avete tanti fanti qui. Tante carte anche che ricordano un po' i bambini. Vi dirò che per qualcuno ci potrebbe essere qualche questione legata ai bambini che vi dà, diciamo, qualche grattacapo in più per poter organizzare il vostro lavoro personale. Se per esempio siete persone che lavorano a casa o comunque che fanno un lavoro, diciamo, di tipo autonomo, potrebbe esserci qualche difficoltà nell'organizzazione a causa degli impegni dei bambini, ma niente di che. Allora ragazzi, partiamo da chi è occupato. Allora, devo dirvi che la situazione è parecchio pesante. Per qualcuno magari diciamo, penserà di prendersi un momento sabbatico piuttosto che un periodo di ferie non programmate. C'è una situazione di forte schiavitù a livello del lavoro, a livello di quelle che sono le relazioni intorno al lavoro, ma potrebbe essere soprattutto intorno a un capo, a un'autorità, diciamo così. C'è qualche cosa che vi fa sentire stretti, che vi fa stare stretti. Potrebbero essere anche i colleghi, però insomma, sento che anche qui perché avete la carta dell'eremita, è un po' come se vi dicessero state per conto vostro. Cercate di riprendere in mano il vostro potere personale, di rimanere leggeri dove riuscite, di rigenerarvi, di prendervi degli spazi. Se siete... Ah, e comunque scusate, per finire, se siete sempre occupati, quindi avete un lavoro di tipo dipendente, vi dico che potrebbero arrivare delle nuove proposte. Potrebbero arrivare, adesso al di là di quello che era il progetto alternativo con gli amici di cui abbiamo parlato prima, però proprio nel lavoro potrebbero darvi qualche gratificazione in più nel primo semestre o comunque farvi qualche offerta che vi dia la possibilità di andare avanti, di far carriera tipo o cose di questo genere. Per qualcuno può essere una possibilità di trasferimento, ma lo sento per molto pochi. Più che altro è un salire di livello o comunque è un riconoscimento, un premio, un dono che arriva. Vi dico, c'è anche questa svolta positiva con il settore delle amicizie, perché com'è la sensazione che appunto ci sia qualche nuovo progetto in ballo con gli amici che possa portare, oltre che reddito, anche soddisfazione personale. Poi, se siete autonomi, allora devo dire ragazzi che o state lavorando troppo, state dando troppo servizio, insomma, anche lì avete bisogno di prendere le cose un po' più con leggerezza, avete bisogno di lasciare andare un po' la presa, potrebbe essere utile per qualcuno prendersi o una persona in più, o assumere una persona in più, oppure prendersi proprio un periodo di riposo. Può anche essere semplicemente un fine settimana rigenerativo, non è che debba essere un mese. Vi dico, c'è comunque tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di fare, ci sono nuovi progetti, nuovi inizi. Vi dico, se ci fosse questo nuovo progetto che deve iniziare, ehm, prima di fare qualsiasi tipo di investimento, valutate bene tutti i fattori, perché l'idea è geniale, secondo me è anche un qualche cosa che vi appassiona tanto, però non sottovalutate il lato economico, cercate di avere chiaro, bene in testa la strada che volete dare al vostro obiettivo. Cioè, l'obiettivo è quello, parto e poi dove vado? Perché partire ok, però poi dove vado?
Che tipo di programma ho per continuare in questa strada in modo abbondante? Se siete disoccupati, ragazzi, guardate, sfruttate questo periodo al massimo. So che potrebbe essere un periodo un po' pesante, perché magari avete delle spese, avete delle obbligazioni, insomma. Ma vi dico che potrebbero arrivare dei contratti, delle svolte, come un qualche tipo di ideona che sapete quando si dice che ognuno fa di necessità virtù? Quindi è un po' la carta del mago, il prendere la situazione statica, stagnante, dove magari qualcuno non ha lavoro, prendere quello che si ha già, che si sa fare e trasformarlo in un'occasione, no? È l'energia dell'alchimista, di colui che prende la materia che ha, trasforma l'energia pesante, il piombo, in energia preziosa, in oro. Quindi è un po' come riscoprire quello che vi dà entusiasmo e saranno gli amici in questo caso che vi aiuteranno tanto a ricarburare, a rigenerarvi. Per quello che riguarda gli investimenti, diciamo, possono essere investimenti di tipo fisici, quindi immobiliare, piuttosto che economici, però diciamo quello che avete già in ballo, quello che avete già costruito. Vi dico che secondo me potrebbero venire a galla delle clausole, delle questioni che è ora di affrontare, che è ora di regolarizzare con la giustizia. È come se ci fossero delle cose che non possono più aspettare per essere regolarizzate, bisogna prenderle in mano e renderle regolari, mm? Metterle in equilibrio. Mm. Per quello che riguarda invece il flusso di denaro che arriverà nel primo semestre, vi dico che ci sarà tanto movimento energetico tra il dare e avere. Ci sono, devo dire che è come se il condividere vi portasse denaro, vi portasse contratti, vi portasse accordi. Probabilmente siete in una fase, soprattutto se siete autonomi, magari ci sono quelle inaugurazioni piuttosto che, non lo so, serate, aperitivi che si organizzano così per richiamare un po' i clienti, per fare un po' gruppo. Ecco, sento che cose di questo genere farebbero bene alla vostra attività. Comunque, ragazzi, devo dire che secondo me avrete un periodo di espansione, soprattutto per quello che riguarda i nuovi progetti, che è veramente senza pari. Vi dico, l'unica cosa è non siate ingenui sul dove spendete, sul come investite. Fate bene tutti i calcoli, ma io vedo che il flusso di denaro arriva abbondante, arrivano anche le opportunità, arriva, come vi posso dire, una nuova consapevolezza dove vi renderete conto che non siete poi così tanto in carenza come pensate. Siete un po' stretti a livello lavorativo, cioè o perché lavorate troppo, o perché date troppo servizio, magari solo un periodo che potrebbe stancarvi un pochettino, quindi appunto sarebbe utile prendervi qualche fine settimana di più per... Continua a parlarmi delle terme, fatevi un giro alle terme, potrebbe essere salutare, soprattutto se avete problemi di respirazione. Questo mi è arrivato adesso, lo dico, magari a qualcuno risuona. E devo dire, ragazzi, che la fine della lettura ha addirittura il mondo. Quindi un fante di bastoni che sento molto entusiasta di tutto quello che, insomma, si muoverà durante questa fase. Tenete presente che avete tanti fanti, due volte l'asso. È come se ci fosse con questa regolarizzazione un nuovo inizio, un nuovo momento, una nuova crescita, perché anche il sole parla di espansione. E poi alla fine abbiamo il mondo, quindi come se un risultato sarà raggiunto. Allora, per qualcuno questo mondo potrebbe parlare dell'allontanarsi a livello fisico proprio, quindi distanziarsi dalla situazione precedente, perché qui abbiamo un 4 di pentacoli al contrario, quindi come se ci si stesse staccando e io sento che, perché è l'unica carta veramente brutta che avete,
questa zona della lettura. È come se avessi bisogno di prendervi proprio un respiro da tutto quello che vi attanaglia la mente riguardante il lavoro. Se siete senza lavoro potrebbe essere il continuo pensare a sono senza lavoro, come farò pagare le bollette, che vi tira giù, ok? Dall'altro canto, se foste per esempio occupati, potrebbe essere una situazione di ipercontrollo o anche di manipolazione, vi dico, per qualcuno, a livello lavorativo, o il fatto, se siete autonomi, di farvi manipolare troppo dai clienti. Ecco, cercate di mettere delle barriere, datevi degli orari di lavoro e prendetevi il giusto tempo del riposo, perché ci sarà tanto da fare, tanto da gestire comunque. Ok, per chi avesse invece dei nuovi progetti, ma anche per chi non ne avesse, vedo che ragazzi partiranno delle idee a raggio, cioè è come il ok, che cosa possiamo fare insieme? Questa offerta che vi faranno, questa proposta, questa idea che vi verrà è la parte centrale di tutta la mappa. Quindi questa è l'idea, da qui, che cosa ne può venire? Come posso far fruttare quest'idea? E si fanno partire tanti raggi e si fa una specie di mappa, ok? E si va vedendo via via che si sviluppa la mappa che cosa si può approfondire, che cosa merita portare avanti. Perché qui veramente di idee ce ne sono tante. Capacità di apprendimento anche, voglia, tenacia, entusiasmo, passione, c'è tutto quello che vi serve. Anche un po' di ingenuità, quindi fate attenzione perché con tre fanti si parla appunto di qualcosa che non è completamente maturo, però vi si aprono anche una serie di strade e veramente con la giustizia può essere la giustizia divina che arriva per controbilanciare quello che vi hanno tolto nel passato, può essere una giustizia che arriva per regolarizzare, quindi con nuovi contratti, nuove, nuove relazioni più giuste, più equilibrate, ok? Andiamo a vedere cosa vi dicono le fatine per concludere la lettura. Quante, ma prenderò solo questa che si è girata. Disponibilità, ok, quindi è un po' come se vi dicessero rimanete aperti, infatti se ci fate caso la fatina ha le braccia spalancate e fa cadere i cuori dalle mani, no? Come per dire spargo amore dappertutto. E in questo caso vi sento spargere energia dappertutto, cioè avete veramente, vi verranno tantissime idee, penso che ce ne saranno almeno 2 o 3 interessanti da poter sviluppare come nuovi progetti e vi dico che vi si apriranno delle strade. Soldi vanno bene, arriveranno dei premi, dei riconoscimenti, per qualcuno ci potrebbero anche essere dei contratti duraturi, quindi a tempo indeterminato. Ebbene ragazzi, tanta abbondanza, questo è quello che vedo. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like. Se avete piacere potete commentare, condividere o iscrivervi al canale. Se volete, diciamo, ehm, approfondire un pochettino il discorso sulla spiritualità, potete anche abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!